Come promesso ritorniamo in quel di Santa Rita. Mi piace il posto, mi piace sottolineare l'abbandono che c'è qua. Mi aspetto da un momento all'altro che esca un gnomo, una fata, qualcosa di genere. È un luogo per me magico, gli altri non so, è mal tenuto e auspico che un gruppo di appassionati si assumano l'impegno e l'onere di restaurarlo. Vorrei includermi anch'io tra questi, per quanto mi è possibile. Quindi mia disponibilità anche per venire a falciare, pulire dai rovini. Siamo di fronte ad un quadro ad olio, si tratta della rappresentazione del Faust, in particolare del Faust di Goethe. Che dire del quadro? È ambientato in un non luogo, in una stanza di una casa forse non troppo signorile, antica. La luce arriva da nord ed è evidente, è una luce del pomeriggio. Oserei dire, almeno così l'ho pensata, una luce che c'è in prima primavera, diciamo febbraio, così fine febbraio, quando fuori è ancora freddo e la luce è ancora tagliente e radente. Si appalesa il Faust sul lato sinistro del quadro, che ho rappresentato come una specie di manichino perché penso sia rappresentabile il demonio. Si appalesa appunto, dicevo, a Faust e lo chiama Faust e lui è preso nel preciso momento che si gira verso il demonio, che poi gli proporrà questo patto, cioè gli darà in cambio della vecchiaia la gioventù. Poi sapete forse com'è la storia. Il quadro è così suddiviso in due ambienti particolari, un ambiente diciamo il più vissuto che è quello di Faust e un ambiente un po' esoterico e lo si può intuire dalla tovaglia che ha dei motivi un po' particolari, da questa scala dietro che non si sa bene dove vada a finire con questa luce di fondo. I paramenti del Faust sono naturalmente i paramenti di uno studioso e qui mi sono rifatto a Vermeer, agli antichi fiamminghi e mi sono rimesso in gioco e volevo dimostrare a me stesso e agli altri di essere in grado di dipingere così, ad olio, a vernice in particolare. Com'è la pittura a vernice? È fatto di materiale molto leggero, cioè si intinge il pennello in una lacrima di vernice con un pizzico di colore. Strato su strato, la stratificazione tra i vari colori dà questa sensazione di trasparenza del quadro. Tecnica utilizzata peraltro da Van de Hoek, da appunto Vermeer, Rosdel, vorrei ancora citare Rosdel, grande paesaggista fiammingo, e altri pittori fiamminghi molto, molto bravi. La storia è tutta lì. Cosa potrei dire ancora del quadro? Che in sottofondo c'è un altro quadro da me dipinto precedentemente e appartenente a una Via Crucis che io ho dipinto per la chiesa di Forn nel 1986. Qui c'è un originale ed è l'originale della Via Crucis, rifiutatomi dal parroco per motivi suoi. È originale che io tengo gelosamente in casa e rappresenta in particolare la crocifissione. L'anomalia del quadro che è motivo del rifiuto del sacerdote è la nudità del Cristo. Vedete un po' voi. Grazie per l'attenzione.